Immaginate di tornare a casa un giorno e scoprire che la vostra vita perfetta sta per crollare. Segreti oscuri, tradimenti inaspettati e un complotto fatale. Preparatevi a essere trascinati in un vortice di emozioni e suspense che non potrete smettere di guardare. Prima di iniziare, vorrei fare un piccolo, ma importante invito. Noto che il 77% di voi guarda i miei video senza essere iscritto. Se i miei racconti vi piacciono, vi prego di iscrivervi al mio canale. Un semplice click che per noi è importantissimo e significa molto per il nostro futuro. Grazie di cuore. Iniziamo. Era metà settimana e la casa era di nuovo vuota. Mia moglie Darcy e le mie figlie gemelle non erano a casa come al solito. Non credo sia irragionevole per un uomo aspettarsi che la sua famiglia sia a casa quando arriva. Non è sempre stato così. Fino a 6 mesi fa potevo contare su un caldo benvenuto e una buona cena, ma non più. Qualcosa è cambiato e non sono sicuro che sia per il meglio. Io e Darcy siamo sposati da 6 anni. Ci siamo conosciuti al liceo e ci siamo sposati subito dopo che ho finito l'università. Non sono mai stato con un'altra ragazza. Darcy era normale in ogni modo e mi sentivo a mio agio sposato con lei. Aveva capelli castani, occhi marroni, una bella figura e seni normali. Non si distingueva, si mimetizzava. Per questo non ho mai avuto motivo di dubitare della sua fedeltà. Forse è proprio per questo che avrei dovuto. Abbiamo 2 bellissime gemelle di 4 anni, Janet e Janice. Le amavo profondamente, ma Darcy non sembrava provare lo stesso. Non le piaceva il parto e insistette perché io mi facessi fare una vasectomia subito dopo. Nei primi anni aspettava con ansia il mio ritorno a casa per poter prendersi cura delle gemelle. Poi abbiamo incontrato Bill ed Emily. Emily Mercer non poteva avere figli e si offriva di fare da babysitter ogni volta che poteva. Darcy era entusiasta. Poteva uscire di casa e andare a fare shopping o occuparsi di altre cose personali ogni volta che voleva. Giuro che nel giro di 3 mesi le gemelle passavano più tempo con zia Emily che con la loro stessa madre. Spesso uscivano tutte e 4 insieme, ma di solito Emily badava alle bambine mentre Darcy era in giro. Ultimamente ho iniziato a chiedermi esattamente cosa stesse facendo Darcy durante queste uscite. Non sembrava necessario essere fuori così spesso per mantenere una famiglia normale. Nel complesso ero felice della mia vita. Avevo un lavoro comodo, una bella casa, una macchina moderna e una famiglia perfetta. Io e Darcy uscivamo occasionalmente mentre Bill ed Emily facevano da babysitter alle gemelle. Nei fine settimana noi 4 ci riunivamo per giocare a carte o fare un barbecue. Mi piaceva Bill e godevo della sua compagnia. Non ero sicuro di Emily, ma Darcy sembrava adorarla. La mia preoccupazione su come mia moglie trascorreva il suo tempo libero non era abbastanza profonda da spingermi a indagare. Mi limitavo a prendere nota mentalmente e andare avanti. Era un martedì mattina quando le cose diventarono interessanti. Parcheggiai la mia BMW nel mio posto riservato al lavoro. Ero abbastanza in alto nella gerarchia aziendale da ottenere un posto auto, ma non uno buono. Era alla fine del parcheggio e in pendenza, ma meglio di niente. Un parcheggio a livello nella nostra città era raro. Perché i padri fondatori avessero scelto un posto così collinare per costruire una città mi ha sempre sconcertato. Ero al lavoro da circa un'ora quando dovetti uscire per una chiamata. Credo che il pessimo posto auto mi abbia salvato la vita. Non aveva piovuto da diversi giorni, ma c'era una macchia umida a terra vicino alla mia ruota anteriore. Normalmente non ci avrei pensato 2 volte, ma non oggi. Il liquido correva sull'asfalto in piccoli rivoli lucenti. Aveva una lucentezza metallica e mi sentii costretto a toccarlo con un dito. Non era acqua. La BMW aveva meno di 1 anno e non potevo immaginare che qualcosa si fosse rotto. Non volevo assolutamente guidarla. 20 minuti dopo, un meccanico era sdraiato sotto la mia macchina. Mi dispiace, signor Evans, ma devo segnalare questo alla polizia. Una linea del freno rotta deve essere segnalata. Scusi, ma non ha senso. Non sono un esperto, ma quella linea non si è rotta o allentata, è stata manomessa. Vuole dire che è stata tagliata? No, non è stata tagliata. Sembra che sia stata limata o levigata con qualcosa. Cose del genere non accadono per caso a linee metalliche flessibili.
Questo è stato fatto apposta. Non tocchi nulla e lasci che se ne occupi la polizia. Quanto lontano sarei potuto andare? 2 isolati al massimo, e tutto il sistema sarebbe stato vuoto. Con le colline in questa città avresti avuto un bel giro e una brutta fermata. Lasciamo tutto così e andiamo in officina. Posso darle una macchina in prestito finché la polizia non avrà finito. Quando lasciai il lavoro, la BMW non c'era. Finì la giornata con l'auto a noleggio gratuita e arrivai a casa all'orario normale. Darcy era a casa e sembrava sorpresa di vedermi. «Ciao tesoro, hai avuto una buona giornata? Dov'è la tua macchina? Perché stai guidando una Ford?» Qualcosa sembrava sospetto. Perché aveva scelto proprio oggi per restare a casa? Stava aspettando una telefonata? Notai che non aveva preparato la cena. Avevo la sensazione che non si aspettasse il mio ritorno. Anche le gemelle erano lì per salutarmi. La BMW doveva fare il tagliando dei 30.000 chilometri. Non potranno lavorarci fino a domani. Cosa c'è per cena? Non sento odore di nulla. Non vidi motivo di dirle della linea del freno. Darcy sembrava esitare un po'. Pensavo di ordinare qualcosa stasera e volevo aspettare di sapere cosa ti andava. La pizza va bene, vado a farmi una doccia. Prima di entrare sotto l'acqua, sentii Darcy parlare con qualcuno al telefono. Le cose si stavano facendo interessanti. L'indomani mattina ricevetti una visita presto al lavoro. «Robert Evans, sono il tenente Daniel Green. Ha un minuto?» «Certo, è per la macchina?» Daniel Green era un uomo grande ma non grasso. Aveva i capelli corti e occhiali con montatura in filo. A parte il colorito rosato della sua pelle, sembrava emanare efficienza. «Abbiamo finito con la macchina, signor Evans. Può ritirarla in officina quando vuole». Il suo meccanico stava montando una nuova linea del freno mentre ne andavamo. «Abbiamo solo alcune domande, se non le dispiace». «Sono sospettato di qualcosa?» «No, ovviamente no, ma sospettiamo che ci sia qualcosa di strano. Ha avuto litigi o disaccordi con qualcuno di recente? Qualcuno è arrabbiato con lei o le serba rancore?» «Non che io sappia. Il meccanico aveva ragione? Qualcuno mi sta incastrando? Avrei potuto essere ucciso?» «Beh, signor Evans, qualcuno sperava sicuramente di farle del male e forse ucciderla. Tuttavia, è stato un lavoro da dilettante. Non penso che sarebbe morto, anche se è possibile. Chiunque l'abbia fatto non si è preoccupato di disattivare gli airbag. Quell'auto ha airbag frontali e laterali. A meno che non andasse ad alta velocità, non penso che sarebbe morto. Tuttavia, questo non è il punto. Solo perché non sapevano cosa stavano facendo non significa che non stessero cercando di ucciderla. Dannazione, è rassicurante. Suppongo che se qualcuno cerca di ucciderti è meglio se è incompetente. Invece di morire, potrei solo rimanere mutilato per tutta la vita. Fantastico. Cosa facciamo ora? Prenda il mio biglietto da visita. Se le viene in mente qualcosa, mi chiami. Nel frattempo, faccia attenzione. Scommetterei il mio prossimo stipendio che ci riproveranno. Questo è incoraggiante. Ci penserò sicuramente. Mentre usciva dalla porta, il tenente Green si fermò e si girò. «A proposito, come va il suo matrimonio?» «Oh». Non risposi e non penso che si aspettasse una risposta. Poco dopo lasciai il lavoro e tornai a casa. La casa era vuota. Avevamo una piccola stanza usata come ufficio. C'era il nostro computer di casa, una scrivania e un piccolo schedario. Mi sedetti alla scrivania per diversi minuti con una birra fredda cercando di capire cosa fare. È inquietante sapere che qualcuno vuole vederti morto. Sono una brava persona, non ho mai fregato nessuno. Perché qualcuno dovrebbe volere la mia morte? Pensavo che il mio matrimonio fosse buono. Darcy non si era mai lamentata di nulla. Le ho dato una bella casa, una buona macchina, un sacco di carte di credito e 2 splendide bambine. Cos'altro poteva volere? Darcy si occupava di tutte le bollette di casa. Gestiva il libretto degli assegni, pagava le utenze, i pagamenti delle auto, i mutui, le carte di credito e le polizze assicurative. Assicurazione, assicurazione. Per curiosità, presi il fascicolo delle assicurazioni. Come la maggior parte delle giovani coppie, eravamo terribilmente sottoassicurati. Quando sei giovane non pensi alla possibilità della morte.
Avevo una piccola polizza assicurativa tramite lavoro per $50.000. Oltre a quella, l'unica copertura che avevo era l'assicurazione sul mutuo della casa che Darcy insisteva. Se morissi, la casa sarebbe stata sua libera e chiara. Era economica perché ero ancora giovane, quindi l'avevo aggiunta al pagamento del mutuo. Non avevo mai controllato lo schedario o il libretto degli assegni. Darcy lo sapeva e si rivelò essere il suo errore. Era meticolosa, il suo conto bancario era sempre preciso al centesimo. Sapeva sempre dove si trovava ogni file e ricevuta. Il pagamento del mutuo includeva il costo dell'assicurazione casa, quindi non c'era mai una ricevuta per quello. La mia assicurazione tramite lavoro era una detrazione sullo stipendio. Perché c'erano 2 ricevute per $1.700 ciascuna nello stesso mese, fatte a Repubblica Nazionale Assicurazioni? Non avevo mai trattato con quella compagnia e non avevo conoscenza di alcuna polizza assicurativa con loro. Misi le ricevute in tasca e continuai a cercare. Non emerse nient'altro di insolito. Darcy teneva documenti su tutto. Era una cosa compulsiva per lei. Sentivo che questo era qualcosa che non avrei dovuto sapere, ma non poteva trattenersi dal tenere la prova del pagamento per soddisfare la sua compulsione. Chiamai Casa Mercer. Emily aveva le bambine e disse che Darcy era a fare shopping. Era amichevole ma evasiva. Chiamai il cellulare di Darcy ma era spento. Interessante. Decisi di andare a pranzo e poi fare qualche indagine. Robert Evans, che piacere vederti qui. Cosa posso fare per te? La signora dietro il banco del servizio clienti della Repubblica Nazionale Assicurazioni era Debbie Martin, o almeno questo era il suo nome quando andavamo al liceo insieme. Aveva un ufficio privato e la targhetta diceva D. Reynolds. Me la ricordavo perché era l'unica ragazza che mi avesse mai chiesto di uscire, anche se tutti sapevano che io e Darcy eravamo una coppia. Mi chiese comunque, nel caso. Ovviamente la rifiutai. Aveva i capelli tagliati molto corti con una tinta ramata. Aveva una bella abbronzatura e il trucco perfetto. «Come stai, Debbie? Non ci vediamo dai tempi del liceo e viviamo nella stessa città». «Sto bene, è un piacere rivederti. Mi dispiace per il tuo matrimonio». Ora mi aveva davvero attirato l'attenzione. Perché si dispiaceva? Avevo una forte sensazione che stesse succedendo qualcosa e questo commento casuale di una donna che non vedevo da anni lo intensificò. Non potevo e non risposi a ciò che Debbie aveva appena detto. Lei se ne accorse immediatamente. «Oh, dannazione, mi dispiace tantissimo, dimentica quello che ho detto. Bob, ero completamente fuori luogo. A volte la mia bocca mi sfugge di mano». Debbie stava cercando di rimediare a quello che non poteva essere rimediato. L'aveva detto e io me lo ricordavo. Finalmente spezzai il punto di imbarazzo facendo la domanda per cui ero venuto a trovare una risposta. «Puoi dirmi a cosa servono queste ricevute?» Le prese dalla mia mano e sembrava sollevata che avessi scelto di non perseguire la discussione precedente. Dopo alcuni clic sulla tastiera, sospirò e mi diede uno sguardo patetico. «Bob, odio dirlo, ma sembra che questa riunione stia andando a rotoli rapidamente». Non risposi. Lei cliccò ancora qualche tasto e poi si appoggiò indietro sulla sedia. «Conosci un uomo di nome Philip Chase?» «No, non posso dire di conoscerlo. C'è qualche motivo per cui dovrei conoscerlo?» Debbie si allungò e rovistò tra alcune riviste sulla credenza accanto alla sua scrivania. Fece la sua selezione e la aprì. «Questo è Philip Chase. L'hai mai visto prima?» «Sì, infatti, l'ho visto a un barbecue che i miei vicini hanno fatto circa 6 mesi fa. Me lo ricordo bene perché mi sembrava che prestasse troppa attenzione a mia moglie. Ricordo anche di averne parlato con Darcy a quel tempo. Cosa c'entra con tutto questo?» Debbie si alzò e chiuse la porta del suo ufficio. Dopo essere tornata alla sua scrivania, si sporse in avanti e mi guardò dritto negli occhi. Il suo atteggiamento amichevole era diventato serio. Era ovvio che non voleva dire quello che doveva essere detto. Darcy sta pranzando con Philip Chase un paio di volte alla settimana negli ultimi 3 mesi. A volte sono pranzi lunghi. Philip ha lasciato intendere ai suoi colleghi che stanno pianificando di sposarsi nel prossimo futuro. Nessun altro nella compagnia conosce Darcy, tranne me. Sapevo che era sposata e sapevo che era sposata con te.
Ecco perché ho fatto quel commento quando ti ho visto per la prima volta. Ho supposto che fosse qualcosa che tu sapessi e che fossi qui per risolvere questioni assicurative legate a un divorzio imminente. Mi scuso per essere stata insensibile. Conosci quest'uomo? Lavoriamo nello stesso edificio e per la stessa compagnia. Ho sempre pensato che fosse un idiota e non ho mai capito cosa Darcy vedesse in lui, specialmente dato che aveva te. Ho trovato l'ultima parte di quel commento interessante. Per cosa sono le ricevute? Tecnicamente dovresti saperlo. Circa un mese fa hai stipulato 2 polizze di assicurazione sulla vita a termine da $2.400.000 ciascuna. Questo era il pagamento iniziale di quelle polizze. È l'importo massimo che potevi ottenere senza una visita medica. Entrambe le polizze prevedono il doppio indennizzo in caso di morte accidentale. Sono un bel $1.000.000 ciascuna. Dalla tua espressione, immagino che tu non ne sapessi nulla. Chi è l'agente che ha stipulato queste polizze per me? Debbie guardò rapidamente lo schermo. Sorpresa, sorpresa, è stato il tuo assicuratore preferito, Philip Chase. Suppongo di aver dovuto firmare qualcosa a un certo punto. Debbie girò lo schermo in modo che entrambi potessimo vederlo e poi passò ai documenti. La firma sembrava la mia e incredibilmente in entrambi i posti era esattamente la stessa, come se fosse una copia o qualche tipo di facsimile. Ci guardammo entrambi senza parlare, aspettando che qualcuno dicesse qualcosa. Alla fine presi il biglietto da visita di Daniel Green dalla mia tasca e lo feci scivolare verso di lei. Puoi chiamare questo tizio e spiegargli cosa sta succedendo? Ho paura che se lo faccio io si perda un po' di credibilità. Debbie guardò il biglietto e poi di nuovo me. C'è qualcos'altro che sta succedendo qui, vero Bob? Sì, purtroppo sì. Mentre mi alzavo per andarmene, lei fece un'ultima domanda. Ti rivedrò? Pensai alla domanda per un lungo tempo. Immagino sia stato solo un attimo in tempo reale, ma nella mia mente fu più profondo. Professionalmente o socialmente? Entrambi. Indicai la targhetta sulla sua scrivania. Che ne è stato del signor Reynolds? Se n'è andato da tempo. Sorridevamo entrambi mentre uscivo dalla porta. Era ancora presto nel pomeriggio quando arrivai a casa vuota. Mi gettai sulla mia poltrona comoda con una birra lunga e pensai alla situazione. Nel pomeriggio divenne chiaro che Darcy aveva conosciuto Philip alla festa data dai Mercer. Da dove conoscevano Philip e perché lo avevano invitato? Come mai non l'avevo mai visto a nessun altro evento o festa dopo quella volta? Come erano diventati così intimi in così poco tempo? Quanto erano intimi? Sembrava ci fossero più domande che risposte a questo punto. Decisi di passare al caffè quando suonò il campanello. Le cose stavano per diventare un po' più chiare. Era un corriere con una busta indirizzata a Darcy e segnata come personale. Dopo un po' di discussioni, il corriere mi lasciò firmare per la consegna. Era una di quelle buste che non si potevano aprire senza distruggerle completamente. Mi sedetti al tavolo della cucina con la busta, una nuova tazza di caffè, una lametta e una bottiglia di colla di gomma arabica, pronta a risolvere il problema della busta. Il contenuto della busta fu ciò che davvero mi disturbò. Dopo una rapida occhiata al documento legale, andai nello studio e accesi il computer e lo scanner. 5 minuti dopo, il detective Green aveva una copia del documento nella sua email. Sono sicuro che le informazioni ottenute in questo modo non siano conformi a tutte le complesse leggi legali odierne, ma volevo solo che avesse l'informazione. Il documento era pieno di termini legali complicati e proveniva da uno studio legale a circa 50 km da casa. Era un accordo legale per William ed Emily Mercer per adottare le gemelle. Darcy rinunciava a tutti i diritti genitoriali sulle bambine e li cedeva ai Mercer in toto. Nel documento non c'era il mio nome né alcun riferimento a me, come se non esistessi. Molte cose ora erano più chiare. Ero ora certo di dover fare più attenzione a agli incidenti. Lasciai un biglietto per Darcy dicendo che dovevo andare fuori città per alcuni giorni per lavoro. Ero sicuro che l'avrebbe visto perché era sopra la sua busta speciale consegnata. Controllai un'ultima volta per essere certo che non ci fosse indicazione che fosse stata aperta. Mi stavo preparando per qualche notte in un motel. Daniel Green mi stava aspettando quando arrivai al lavoro il giorno dopo, tutto sorridente. Mi piace quando le cose si mettono insieme.
Spero di essere stato almeno un po' utile. È stato davvero utile quando siamo riusciti a mettere un nome alle impronte digitali che abbiamo trovato sul parafango della tua macchina. Volevo solo farti sapere che stiamo programmando di portare in questura tutte e 4 le persone per un interrogatorio questa mattina. Non pensiamo che Bill Mercer sia coinvolto, ma dobbiamo interrogarlo per essere sicuri. Potresti voler organizzare qualcuno che stia con le tue figlie se necessario. I miei agenti odiano fare da babysitter. Non sono stato effettivamente ferito. Con cosa potete accusarli? Tua moglie e il signor Chase saranno accusati di cospirazione per commettere omicidio. Emily Mercer probabilmente sarà accusata come complice. Non faranno molto tempo, ma potrebbe averti salvato la vita. Questo è importante per me e vale lo sforzo. Puoi portare le mie figlie qui in ufficio? Non vedo il problema. Circa 30 minuti dopo che il detective Green se ne andò, Debbie Reynolds si presentò nel mio ufficio. Ciao Bob, spero non ti dispiaccia una visita non annunciata. Il tenente di polizia ha suggerito che potresti avere bisogno di una babysitter per le tue figlie. Ho preso il resto della giornata libera, giusto in caso. Volevo anche farti sapere che ora sei ufficialmente sottoassicurato. Ho annullato le tue 2 polizze di doppio indennizzo. Dovresti davvero considerare di ottenere più assicurazione sulla vita. Ero felice di vedere Debbie e accolsi con piacere la leggerezza che portava con sé. Sono contento che tu sia venuta. Le bambine probabilmente non arriveranno per un po', quindi puoi raccontarmi tutto del misterioso signor Reynolds. Le gemelle non arrivarono per un'altra ora. Debbie ebbe tutto il tempo per raccontarmi del suo matrimonio disastroso. Mi raccontò anche dei vari tentativi che aveva fatto per separare me e Darcy mentre eravamo ancora al liceo. Ovviamente ero completamente ignaro, ma apparentemente Darcy era consapevole dei suoi tentativi. Debbie andava d'accordo con le bambine ancora meglio di Emily. In pochi minuti ero completamente fuori dai giochi. A quell'età erano un bel d'affare, quindi ero sollevato di avere un aiuto. 2 ore dopo ricevetti una chiamata da Darcy. «Robert, sono nei guai. C'è stato un grande errore e ho bisogno che tu venga alla stazione di polizia e paghi la mia cauzione». «Pagare la cauzione? Cauzione per cosa? Per cosa sei stata arrestata?» «È complicato, Bob. Te lo spiego quando arrivi. Puoi venire presto?» Darcy, sono un po' bloccato qui in ufficio. Chiamerò i tuoi genitori. Sono sicuro che potranno aiutarti». «No, Bob, non chiamare i miei genitori. Non capirebbero. Devi venire tu, per favore. Sbrigati». Non risposi. «Bob, sei lì? Bob, cosa c'è che non va? Stai venendo?» «No, Darcy, non sto venendo. Chiamerò i tuoi genitori per te. Arrivederci». Stava ancora supplicando quando riagganciai il telefono. «Tu cosa avresti fatto al mio posto? Avresti fatto uguale o avresti reagito diversamente? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. E per favore, se la storia ti è piaciuta, metti like a questo video e iscriviti al canale. Mi aiuterebbe molto a continuare a pubblicare questi racconti. Grazie di cuore. Alla prossima!